Cubase Inspector, track version, accordi, equalizzatori, insert, mandate, fader, blocco note. Sapete tutte queste cose, come sistemarle per lavorare al meglio? Ciao, io sono Claude e oggi vi spiegherò tutto quello che riguarda l'Inspector di Cubase e come settarlo per lavorare al meglio sui nostri progetti. Andiamo! Ecco, siamo nello schermo principale di Cubase e vediamo che c'è già una traccia caricata da me precedentemente, sia un audio sia una instrument. Andiamo sull'audio e vediamo anzitutto dove si può attivare l'Inspector. L'Inspector si attiva dalla finestra qua in alto a destra, come già detto in precedenti tutorial. Eccolo qua, altrimenti questa in basso attiverà la traccia sia accordi, sia il campionatore, sia editor, mix console. Attivando questa a destra invece avremo l'indicatore di livello, la control room, il media manager e la gestione dei VST inseriti. Al momento chiudiamoci queste due e lavoriamo con questo pulsante di impostazioni, vedete, sistema il layout dell'intera finestra. Possiamo chiuderlo, Inspector aperto, andiamo a lavorare sulla traccia che, ecco qua. Principali campi dove lavoreremo noi sono questi due, cioè volume e pan, però partiamo dall'alto. Allora, nome della traccia che potete vedere qua colorata in base al colore che noi daremo al nostro progetto, mute solo, quindi quando la traccia volete che suoni da sola oppure che stia muta, e automazioni, lettura dell'automazione, scrittura dell'automazione, quindi read and write, pannelli utente e dissolvenze automatiche, registrazione abilitata o meno, monitoraggio, e questa è la modalità lineare musicale. Questo ci torneremo su tutte queste cose, il blocca la traccia, il congela il canale audio. Queste, come dicevo, sono le tracce più importanti, con il volume da alzare e abbassare. Questo è un fader orizzontale, a differenza di quelli del mix, vedete possiamo andare anche in positivo, non ve lo consiglio, rimanete sempre sotto lo 0. E questo è il panner, quindi il pan pot come viene detto in gergo, tutto a sinistra, tutto a destra, la traccia per spostare e dare della stereofonia, come sentite, tutto a sinistra e tutto a destra. Per ricentrarlo basta fare un doppio clic se volete avere la situazione più pulita e mettere su C. Tutto centrato. Il ritardo della traccia in millisecondi, questo ci può servire o non servire, dipende. Io lo uso poco, però lo uso soprattutto sui cori delle voci per dare quel disallineamento che dà quasi l'idea del live, però è usato anche in molte situazioni creative, l'ho visto usare, io personalmente non lo uso tantissimo, comunque c'è. Andiamo a vedere i parametri successivi, nessun preset, come vedete qui possiamo caricare un preset delle tracce qualora creato, gli stereo in e gli stereo out, quindi gli ingressi e le uscite. Gli stereo out vedete che è diviso in sinistra e destra, canale sinistro e canale destro. Potete vedere tutto cliccando F4 oppure andando qua su studio, su connessioni audio e vedrete tutti i vostri canali collegati, non collegati. Quindi richiudiamo. Dopo abbiamo la track version, che a cosa serve questa roba che molti non sanno neanche che esiste, la bypassano dalla configurazione. La track version invece ci può essere utile se noi vogliamo creare delle versioni di parametro della nostra traccia. Facciamo nuova versione, da qui ci inseriremo un'altra traccia, mettiamo altre parti della traccia lavorandola come vogliamo e poi la potremmo comparare una con l'altra. Se non ci serve più, eliminiamo la versione, richiudiamo e via. Come vedete tutto questo pannello è tutto molto compatto e tutto molto ben visibile, quindi io vi consiglio di tenerla aperta questa finestra proprio mentre state lavorando sull'editing, perché è tutto ben visibile e tutto a portata di occhio. Track version, accordi, per seguire la traccia accordi, ma abbiamo anche il chord pad come visto che è molto potente. Gli equalizzatori, ecco qua, vedete qua potete cambiarvi i valori della traccia, avete 4 punti di editing. Noi adesso abbiamo azzerato cliccando 2 volte, possiamo, vedete, se fate sentire estremizzando tutte le cose, tagliandoli i bassi, le frequenze basse e via. Possiamo anche gestirlo direttamente con i decibel, gli hertz, per andarci a settare precisamente
la frequenza giusta, e tutto questo può essere anche attivato dalla E accanto al nome della traccia. Vedete che qua, adesso era nell'altro schermo, ve lo faccio rivedere, comparirà con la possibilità dell'equalizzatore, della comparazione dell'equalizzazione. Su questo ci torneremo, perché qui ogni finestra che si apre sono cose da spiegare. Qua potete, chiudendo questa, mettere semplicemente in bypass dall'inspector con questo, o gestire i preset da qui. Andando avanti, l'insert, questi slot che sono tra i più usati, perché qui ci vengono inseriti i nostri plugin. Anzitutto pre, fino alla linea di demarcazione, quindi pre-fader, e post, quindi post-fader, effetto dopo e effetto prima. Andiamo a vedere come inserire un plugin. Semplice. Qua ci scegliamo il plugin, in questo caso vedete quelli con le 3 stripes di Adidas, sono quelli interni di Cubase. Andiamoci a caricare questo ping pong delay. Sentite che farà l'effetto eco ping pong sinistra e destra. Se volete metterlo in bypass, ecco qua, questo tasto, scompare il colore e da qui aprirete o disattiverete l'effetto stesso. Con menu a tendina cambiate nessun effetto, ignora. Potete anche crearvi, poi vi spiegherò come, il vostro preset, insomma detto in italiano, di effetti da vedere tutte, se ne avete molti. Chiudiamo l'insert, andiamo sulle mandate, quindi le mandate degli effetti vari ai canali, compresi anche i sidechain. Il fader ne è nient'altro che questa versione vista in verticale anziché in orizzontale, quindi tipo come lo vediamo sul mixer. Volume, quindi lo regoleremo molto meglio, avremo i valori in vista e i picchi dell'indicatore, con il mute solo l'ascolto e la modifica della configurazione del canale che abbiamo già visto qua. Inoltre la lettura e la scrittura dell'automazione, il monitoraggio e l'abilitazione della registrazione, e il panner molto comodo qua sopra. Vedete, se volete riazzerare al volo, doppio clic 0 e lui tornerà su center. Blocco note, dove vedete potete scrivere ancora da editare questa traccia e scriverci tutto quello che volete. Una volta fatto, controlli rapidi, e i controlli rapidi qui potete attivare i controlli rapidi per le varie tastiere esterne, i vari instrument esterni. Questo io lo uso soprattutto sulle tracce MIDI. Ecco, detto questo, possiamo vedere che anche la configurazione è tutto configurabile per aggiungere altri campi: assegnazione diretta, strip, mandate Q, surround pan e pannello utente, reinizializzare tutto, mostrare tutto e andare sulle varie impostazioni per inizializzare o spostare e vedere cosa ci interessa e cosa non ci interessa. Sulla traccia instrument, che sentite adesso suonare con il nastro retrolog, che potete vedere da qua, adesso è qua sotto, ve lo tiro su, eccolo qui, avremo più o meno le stesse cose, quindi volume, panner, delay, tutti gli ingressi MIDI, in questo caso la nostra tastiera MIDI, il nostro instrument, il canale MIDI dove esce, questo modifica instrument che è quello che ho appena fatto per aprire la finestra, le drum map, la registrazione retrospettiva su quale faremo veramente una o due puntate perché è molto importante, e ve lo spiego in breve. È la funzione che ha aggiunto Cubase con gli ultimi aggiornamenti di registrare mentre non stiamo registrando, cioè noi facciamo una prova prima di effettuare la nostra registrazione, faremo delle prove, lui ce le sta registrando proprio mentre noi non stiamo registrando, per cui dopo potremo scegliere quale è venuta meglio ed inserirla. Poi avremo track version, accordi, block note, insert MIDI. In questo caso abbiamo i parametri MIDI da settare per la traccia, da attivare qui, vedete, ecco qua, e mutare e chiudere. E i controlli rapidi, anche qua come vedete ci sono tutti i vari controlli gestibili e con il learn per acquisire
e mappare sulle vostre tastiere o sui vostri controller esterni. Bene, detto questo, possiamo anche richiudere questo una volta fatto tutto o lasciarlo aperto come preferite, e questa è la vostra finestra Inspector. Bene, credo di avervi detto tutto su questo Inspector, che ci può essere molto utile per lavorare. Io vi consiglio di settare tutto nella maniera giusta, non avere troppe finestre aperte, ma usare solamente quelle che vi possano essere utili. Vi ricordo il sito corsidjproducer.com, dove potrete approfondire tutte queste tematiche con il sottoscritto tramite lezioni private o consulenze anche online. Inoltre la pagina YouTube, il canale YouTube, dove potete iscrivervi se vi fa piacere, per avere tutte le novità, anche attivando la campanella con tutte le notifiche sui vari contenuti inseriti immediatamente. Sarete i primi in anteprima a vederli. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, che non fa mai male. E vi ricordo che da parte di SOS4DJ e Claude, che sono io, vi aspettiamo al prossimo tutorial. Ciao!